originale. E si scopre che il target, l'obiettivo dell'alieno è quello di riuscire un giorno a trovare il sistema di prendere questa parte animica e di non doverla più rimettere nel contenitore originale, ma di tenersela per sé, legata in qualche modo a quella che è il suo contenitore. In parole povere, l'alieno non vuole morire. Questa cosa ci appariva da fumetto, era decisamente incredibile, poco credibile, ma il problema è che tra credibilità e realtà non c'è nessuna relazione. Non c'è mai stata nessuna relazione. Solo perché una cosa è credibile, è vera, allora dovevamo avere già qualche anno fa, qualcuno disse che ci avrebbe dato 1.500.000 posti di lavoro in più. L'avete mai visti? Sembrava vero, e invece non era, strano. È un esempio che mi viene stranamente in mente in questo istante. Sì, perché il tempo il tempo è il momento politico che mi fa pensare a questa cosa qui. Allora, il problema è importante. Come faccio io a comunicare questo tipo di ipotesi di lavoro di scoperta alla gente? Sapete, cari signori, noi abbiamo una cosa che non sapevamo neanche di avere, che si chiama anima e che è una cosa che è immortale. Perché qualcuno può dire, no, scusa, non è vero, ma noi si muore. Allora che cavolo di immortale è? Noi si muore, già. Allora prendi questa cosa, la ripeti in ipnosi regressiva, parli con questa parte animica, ci fai tutta questa serie di colloqui. La parte animica che ha una sua coscienza e che dice di essere venuto in questo universo perché in questo universo ci sono i contenitori e dentro questi contenitori lei ci si ficca e fa esperienza. Che tipo di esperienza vuol fare alla fine? Non è facile parlare con la parte animica perché la parte animica parla ad archetipi. Ad archetipi. L'archetipo produce il simbolo produce l'immagine, l'immagine crea il fonema. Quindi è molto difficile parlare ad archetipi, perché la parte animica non ti capisce, così come io non capisco a volte la parte animica quando, attraverso la mente del soggetto che è il traduttore di questa cosa, io cerco di capire. Non è semplice. Quindi tutto quello che dice la parte animica deve essere riregolato. Facciamo un esempio semplice. Soggetto X, lo metti in ipnosi, tiri fuori l'alieno che è dentro di lui, in qualche modo, che usa la sua testa per sopravvivere, che è dentro come non solo che viene con la macchina volante e ti prende, ma è dentro di te e ti parassita in qualche modo, lui lo puoi tirare fuori. Lo tiri fuori, gli schizofrenici direbbero ci sarebbe un'ipotesi di interpretazione diversa, cioè uno psicopatico multipersonale, no? Invece non è così, perché tutti avrebbero la personalità di Napoleone. Cioè non è che uno si crede di essere Napoleone e l'altro Gengis Khan. Qui 400 persone, tutti si credono di essere Napoleone, alto 2,20 m, con la tuta blu, con 5 dita, il cranio spiccicato, gli occhi con le pupille verticali, eccetera, eccetera, i capelli ramati, tutti così, strano. Anche perché si vede poi da come uno scrive, cioè dall'analisi comportamentale del soggetto, se uno è schizzato o meno. Lo psichiatra non lo sa fare, ma io sì. Dice, ma perché te, chi sei? No, perché io ho studiato come si fa, mica perché lo psichiatra non lo sa, potrebbe fare anche lo psichiatra, ma non prende minimamente in considerazione lo psichiatra in generale l'idea che l'essere umano abbia un cervello e che tra il cervello e la mente ci siano due cose completamente diverse. Il cervello è un pezzo di carne, la mente è una cosa che ha coscienza e che ti fa fare delle cose. Questo è quello che viene fuori, che dice anche la psicologia transpersonale. Ora, ci troviamo di fronte a questa entità, la parte animica, che fa delle cose. Il processo di liberazione che fa l'addotto è un equilibrazione della parte animica. Prendi la parte animica e gli parli, dici, ma scusa, ti fai fregare da questo imbecille, d'alieno, ma lo sai chi è lui? No. Come non lo sai? Non più tardi di vedere il discorso. E ti prende. Eh sì, prendi il mio contenitore, a me che mi frega. Come? Che ti frega? Quello è il tuo contenitore, ma io me ne vado. La parte animica del suo contenitore, se tu non mi fai capire, non gliene frega niente. Che è una cosa incredibile, perché si capisce chi è l'addotto. L'addotto è uno sfigato, cioè l'addotto non è un eletto, è uno sfigato, cioè è uno che si è trovato in una situazione particolare in cui
La sua parte animica gioca con... mettete dei fiori nei vostri cannoni. Cioè, capisci cosa sta succedendo. Il tuo contenitore sei tu, è lui che ti permette di andare in giro in questo universo, di fare l'esperienza che devi fare. Senza di lui non fai niente. La parte animica scappa. E non ce la fa scappare, non si rende conto di come è fatto l'alieno, non si rende conto di quello che vuole l'alieno, che la prende, la ficca in questa macchina e gli tira via l'energia. Che tipo di esperienza si scopre vuol fare la parte animica? Perché te lo prendi, lo metti in ipnosi e gli chiedi alla parte animica: ma scusa, perché sei venuto qua? Siamo venuti qua per giocare, siamo venuti qua per fare esperienza, siamo venuti qua, ma qual è questa esperienza? Non pensate che sia erroneamente l'esperienza della vita, voglio fare l'esperienza della vita, non c'entra niente. L'anima deve fare una sola esperienza, quella della morte. Che vuol dire? Semplice, la parte animica non ha asse del tempo, quindi è immortale. Dentro la parte animica c'è un fortissimo asse di coscienza, dove la coscienza è quella cosa che i cattolici chiamano Dio, la coscienza, la cosa che esiste da sempre, la coscienza, che è eterna. L'unica cosa che la coscienza deve capire e che non può capire, poverina, è cosa succede quando muore, cioè la terminazione. Allora, attraverso la parte animica che viene introdotta dentro i nostri contenitori, quello che succede è che la parte animica prima vive una vita e poi muore. Perché? Perché se no la morte non avrebbe nessun significato. Che significato volete che abbia la morte se prima non è stata colorata da un'esperienza vitale? C'è chi vuol morire, c'è chi non vuol morire, c'è chi muore sparandosi, c'è chi ammazza un altro, c'è chi ti dà una martellata su un piede. Ci sono tanti modi di morire, tutti questi miliardi e miliardi e miliardi di modi devono essere visti tutti dalla coscienza, perché quella deve acquisire coscienza della morte. Ma per acquisire coscienza della morte, prima di morire devi aver vissuto. Anima prende un contenitore, ci si ficca dentro, si fa un percorso di vita che costruirà la sua idea di vita e quindi la sua idea di morte, e poi muore e fa l'esperienza. Dopodiché va da un'altra parte a fare altre cose. Così dice, dopo noi torniamo a giocare di là. Ecco, dentro tutto questo preambolo tremendo che ho fatto, ci sono delle cose interessanti che chiaramente se le vede Piero Angela non esce più di casa per 6 mesi. Però vi dico, per esempio, questi fenomeni che noi all'inizio non conoscevamo minimamente, che sono legati a quei racconti di premorte, NDE, Near Death Experience, esperienze vicine alla morte. Alcuni dei nostri addotti sono morti, ma non sono morti. E noi come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo facendogli ricostruire alcune parti della loro vita. Dovete sapere che l'addotto non può morire, perché sì, può ovviamente, però l'alieno non vuole che l'addotto muoia, perché per lui è una mucca da ungere molto importante. Non si può far morire un addotto così, bisogna correre subito ai ripari. Tenete presente che l'addotto è uno di quelli che ha sovente forti idee a un certo punto della sua vita, del suo percorso, di reprimere se stesso e la sua vita, cioè di suicidarsi. Le poche volte che ci prova non ce la farà mai. Vediamo alcuni esempi, così si capisce cosa succede. Ragazza di Cagliari. Queste sono tutte persone che poi sono usciti e stanno uscendo dal problema. Ricorda, io con lei faccio 2, 3, 4, 5, 6 ipnosi, poi lei è uscita dal problema, ma quando eravamo lì che stavamo studiando questa cosa, lei mi racconta, e facevamo i colloqui preliminari, mi racconta della sua esperienza, di quando ha deciso di suicidarsi. Quando ha deciso di suicidarsi, lei è scesa di sotto, abitava al piano di sotto c'è il negozio che è una lavanderia, e domenica mattina si chiude dentro con la scusa di risistemare le cose e invece dà il via alla macchina del cloro, cerca di prendere una boccetta di Tavor, si spoglia e si ficca sotto la macchina del cloro perché l'avrebbe dovuta anche bruciare nel corpo questa donna. E lei dice, io lo faccio tranquillamente, con lucidità, se mi dovessi chiedere perché lo facevo, non me lo ricordo. È interessante anche questa cosa. Allora va lì
impianta questa operazione, quello che succede